Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su S-Video. Questo è il secondo tutorial dedicato all'utilizzo della GoPro Hero 11 Black. Infatti nel precedente video abbiamo visto come configurarla per la prima volta e abbiamo anche dato un'occhiata alle funzioni di base. Nel video di oggi invece andremo a vedere il menu a tendina e le sue impostazioni. Dopodiché, se siete interessati alla schermata principale, alle modalità e a tante altre cose, vi invito a dare un'occhiata alla descrizione di questo video. Infatti man mano che realizzerò altri tutorial li linkerò direttamente qui sotto. Una volta accesa, questa sarà la schermata principale della GoPro. Quindi andiamo a vedere il menu a tendina. Quindi facciamo uno swipe verso il basso e come vediamo compare questo menu che è diviso in questa sezione e in quest'altra. Allora in questa prima sezione ci sono gli shortcut, quindi delle scorciatoie per le funzioni, mentre tutte le impostazioni effettivamente saranno in questa schermata. Ma prima chiaramente andiamo a vedere questo menu. Qui in alto abbiamo delle informazioni. In questo caso ci dice che il GPS è disattivato, infatti l'icona è grigia e tagliata e l'app ci indica la connessione con lo smartphone. In questo caso è tagliata perché anche la connessione wireless è disattivata. Nel momento in cui il wifi è attivo, l'icona dello smartphone non sarà più tagliata e quando è collegata allo smartphone l'icona si illuminerà perché in questo momento è grigia. Mentre in alto a destra abbiamo l'orario e la data. La prima icona a sinistra indica il comando vocale. Infatti in questo momento ci dice che è attivo. Quindi quando un'icona di queste si illumina di blu vuol dire che la funzione è attiva. Con il comando vocale possiamo fare tutta una serie di cose e quindi vado in questo momento nella sezione del controllo vocale che poi vi farò vedere in un secondo momento e qui abbiamo tutti i comandi. Quindi possiamo dire tutto quello che leggiamo qui e quindi potremo scattare le foto, registrare i video, spegnere la GoPro, ma non potremo accenderla. Torniamo quindi all'elenco degli shortcut, poi abbiamo questa icona che indica i suoni della GoPro, quindi come avete sentito ci sono i segnali acustici, quindi se io vado a cambiare modalità o scattare una foto o registrare un video ci saranno tutti questi segnali acustici che personalmente tengo sempre disattivati, però in alcune situazioni potrebbero tornare utili, quindi in base al vostro utilizzo potete decidere se attivarli o disattivarli. Il comando vocale consuma comunque batteria, quindi ragazzi se non lo usate conviene tenerlo disattivato. Successivamente abbiamo l'icona del coniglio che è Quick Capture e appunto come ci spiega, se noi da GoPro spenta clicchiamo il tasto otturatore andremo a registrare un video. Cosa significa? Spengo la GoPro e da GoPro spenta basta che clicco una volta qui sopra e come vediamo la GoPro si accende e sta registrando direttamente un video. Quindi poi quando ho terminato la ripresa clicco qui sopra e la GoPro terminerà la registrazione e si spegnerà. Questo è comodo nel momento in cui dobbiamo registrare rapidamente qualcosa da GoPro spenta, perché altrimenti la dobbiamo accendere e poi successivamente registrare. Non si perde tantissimo tempo, però indubbiamente può essere una funzione molto comoda. Successivamente troviamo l'icona del lucchetto che ci blocca il display, quindi significa che non potremo più effettivamente cambiare le impostazioni. Questo può essere utile magari se stiamo facendo degli sport estremi e quindi può cadere della neve o dell'acqua e quindi ci potrebbero essere tocchi indesiderati. Questa impostazione in genere è comoda anche per i video sott'acqua. Poi abbiamo questa icona in basso a sinistra che riguarda lo schermo anteriore, quindi possiamo disattivarlo e quindi come possiamo vedere il display è spento. Se invece abilitiamo questa icona avremo solo lo stato, quindi significa che avremo solamente le informazioni. Infatti tornando qui vediamo le informazioni di base, mi dice che ho registrato un video, abbiamo la durata della batteria, lo spazio disponibile sulla scheda in memoria, la modalità e alcune impostazioni. Di conseguenza se inizio a registrare un video mi dirà anche il tempo di registrazione. Poi abbiamo questa modalità che è la schermata attiva e quindi avremo l'anteprima di quello che stiamo registrando. In questo caso siamo in 16 noni e quindi in alto e in basso avremo queste bande nere, ma comunque tutta la scena sarà inquadrata. Infine abbiamo questa modalità, cioè schermata intera, che attiverà tutto il display, quindi avremo un'anteprima un po' più zoomata,
ma non vedremo effettivamente tutto quello che stiamo inquadrando, perché appunto questo display zoomerà un pochino l'immagine per riempire il tutto, ma non avremo l'anteprima reale di quello che stiamo inquadrando. Dovete sapere che il display anteriore comunque consuma un po' di batteria, quindi se volete limitare il surriscaldamento e anche il consumo di batteria converrà tenerlo disattivato. Invece queste altre tre modalità in media consumano più o meno la stessa quantità di energia, quindi se lo dovete tenere attivo, a mio avviso la terza icona è l'ideale, perché appunto avremo l'anteprima effettiva del nostro video. Poi abbiamo questa icona che, come possiamo vedere, indica l'orientamento. In questo caso, che c'è scritto orientamento tutti, vuol dire che in base a come ruoteremo la GoPro ruoterà anche il display, quindi questa è una soluzione molto comoda se dobbiamo fare dei video o in verticale o magari se mettiamo la GoPro sottosopra. Se invece clicco qui e diventa blu, l'orientamento sarà bloccato e quindi anche se ruoto la GoPro la schermata rimarrà fissa in quel modo. Infine, questa piccola icona in basso a destra riguarda la Max Lens Mode, quindi se noi abbiamo la lente Max e la agganciamo alla nostra GoPro dovremo entrare in questa modalità che chiaramente limiterà molte impostazioni, infatti il massimo è il 2,7K a 60 fps. Questa modalità la dovete usare appunto solo se montate la Max Lens Mode e quindi in questo momento andiamo a disattivarla. Maggiori informazioni le trovate nel video qui sopra. E adesso quindi facciamo uno swipe e passiamo a questa sezione. Allora, in alto a sinistra abbiamo la modalità video che di base è impostata su massima, quindi avremo le massime prestazioni e tutte le funzioni disponibili sulla nostra GoPro. Mentre se andiamo in modalità batteria prolungata vorrà dire che avremo le impostazioni limitate. Infatti in questo caso ho la notifica che la modalità batteria è stata attivata, abbiamo questa iconcina gialla sopra la videocamera e se leggiamo nel preset oltre standard c'è scritto BP, appunto batteria prolungata. Entrando nei preset, di cui ne parleremo nel prossimo tutorial, vediamo come di base le risoluzioni sono il 1080p e solamente alcuni in 4K, insomma sono appunto abbastanza limitate. In ogni caso potremo andare a modificare tutta una serie di parametri, ma alcuni non saranno disponibili. Quindi ragazzi, il mio consiglio è quello di lasciare la modalità massima qualità in modo da avere tutte le impostazioni disponibili e poi manualmente potete decidere voi cosa attivare e che cosa disattivare. Successivamente troviamo questa icona che già abbiamo visto nel precedente tutorial, dove se noi impostiamo i controlli in modalità principiante avremo molte meno impostazioni, infatti lo schermo contiene già anche meno icone e questa è la modalità magari ideale per chi non si vuole preoccupare troppo delle impostazioni e registrare direttamente. Però secondo me è un peccato acquistare la Hero 11 Black e limitarla così tanto, quindi anche qui ragazzi lasciate controlli professionista. E poi entriamo in questo menu delle preferenze. Come prima voce abbiamo imposta caricamento automatico e qui dovremo usare l'applicazione Quick e tramite smartphone potremo impostare il caricamento automatico dei nostri video nel cloud GoPro. Maggiori info le trovate nel video qui sopra. Successivamente abbiamo le connessioni wireless che servono appunto per collegarci col nostro smartphone e se non utilizzate la connessione wireless vi conviene tenerla sempre disattivata perché consuma un bel po' di energia. Successivamente abbiamo la sezione connetti dispositivo che serve per collegarci magari a un nuovo smartphone e quindi selezioneremo app GoPro Quick, altrimenti se dobbiamo collegare il telecomando remoto della GoPro selezioneremo The Remote, per collegare Volta cliccheremo Volta e se si aggiungeranno in futuro altri accessori sicuramente compariranno qui sotto. Poi abbiamo info fotocamera, quindi abbiamo il nome della fotocamera e la password di questa rete wifi. Poi abbiamo la banda wifi e possiamo scegliere la rete 5 GHz o la rete 2,4 GHz. Allora, la rete 5 GHz è la più veloce, mentre la 2,4 GHz è più lenta ma è anche più stabile. Quindi se avete problemi di connessione col vostro smartphone o la GoPro si scollega, allora converrà andare ai 2,4 GHz. Se invece funziona tutto senza problemi,
problemi, allora lasciate la 5 GHz che sarà molto più veloce. Poi abbiamo la sezione per impostare le connessioni e quindi dovremo ricollegare nuovamente la nostra GoPro allo smartphone. Poi entreremo nella sezione preferenze generali. Allora, il volume dei segnali acustici sono quei beep che abbiamo sentito all'inizio, abilitando quindi i suoni della GoPro. Li potete impostare basso, medio o alto. Io di base avevo lasciato basso, ma comunque al momento sono disattivati. Quick Capture è l'icona del coniglio che abbiamo visto prima negli shortcut. Poi preimpostazione predefinita significa che quando accenderemo la GoPro entrerà in quale modalità? In questo caso di base è impostata sempre su ultimo utilizzo video, ma possiamo impostare ultimo utilizzo in generale, ultimo utilizzo foto o temporizzato. Quindi se utilizzate magari più spesso la GoPro come fotocamera potete impostare ultimo utilizzo foto. Spegnimento automatico conviene sempre impostarlo al minimo in modo da ottimizzare la batteria. Questo perché se magari vi dimenticate la GoPro accesa ed è impostata su mai, si scaricherà senza che voi effettivamente la state usando. Quindi impostate 5 minuti. LED possono essere comodi in alcune situazioni e parliamo di questo ledino qui e anche quello anteriore, quindi durante la registrazione video inizieranno a lampeggiare in questo modo, ma è possibile appunto anche disattivarli oppure spegnere solamente quello anteriore, in modo che noi che stiamo inquadrando avremo sempre il LED attivo ma davanti non ci sarà questa, diciamo, distrazione. E poi troviamo l'antisparfallio che si può impostare a 60 Hz o 50 Hz. In pratica stiamo parlando dello standard NTSC a 60 Hz o dello standard PAL a 50 Hz. In estrema sintesi, ragazzi, i 60 Hz sono lo standard principale in America, quindi NTSC, mentre i 50 Hz sono lo standard in Italia e in altri paesi del mondo e serve appunto in questo caso per regolare lo sfarfallio delle luci. In modalità 50 Hz avremo i 25, i 50, i 100 e 200 fps, quindi avremo effettivamente meno fps rispetto allo standard NTSC che fa i 30 fps, i 60, i 120 e 240 fps. Ora, se dovete utilizzare la GoPro a livello lavorativo e dovrete fornire dei filmati a 25 fps, chiaramente converrà impostarla a 50 Hz. Un altro motivo per impostarla a 50 Hz è se dovete fare delle registrazioni con delle luci artificiali magari di una città e quindi non vorrete magari lo sfarfallio nel vostro video. Se invece registrate sempre con luci artificiali ma utilizzate i LED, in media non ci sono di questi problemi e anche a 60 Hz non noterete lo sfarfallio. Maggiori informazioni comunque le trovate nel video qui sopra o comunque in descrizione. Poi andiamo indietro e entriamo nella sezione del GPS. Il GPS, ragazzi, se non lo usate tenetelo disattivato perché consuma batteria. Il GPS serve a tenere traccia del nostro percorso, quindi poi tramite applicazioni esterne potremo inserire sul nostro video magari la velocità o una piccola mappa del tracciato che abbiamo percorso e così via. Poi abbiamo la sezione del controllo vocale che prima ve l'ho fatto vedere rapidamente. Da qui possiamo accendere o spegnere il controllo vocale, quindi come lo shortcut di prima, possiamo impostare la lingua, poi abbiamo l'elenco dei comandi che abbiamo visto poco fa. Poi abbiamo la sezione del touchscreen e la prima voce riguarda l'orientamento, quindi la rotazione del display e del video che abbiamo visto prima negli shortcut. In questo momento è impostato su tutti, quindi significa che noi potremo sia bloccare l'orientamento oppure ruotare in tutte le direzioni della GoPro, quindi fare i video anche in verticale. Se invece noi impostiamo l'orientamento su orizzontale e torniamo negli shortcut, come vedete l'icona è diversa. Infatti potremo sia bloccare l'orientamento, quindi anche se ruotiamo la GoPro comunque rimarrà sempre in questo senso, ma in questo caso invece di tutte le direzioni abbiamo ora solo l'orientamento orizzontale, quindi non funzionerà in verticale ma ruoterà di 180 gradi, quindi da così ruoterà così. Poi il salvaschermo posteriore, quindi dopo quanto tempo questo display si spegnerà, io consiglio sempre impostarlo al minimo in modo da consumare meno batteria. Salvaschermo anteriore, quindi il display anteriore, quando si spegnerà? Mai, perché magari durante i vlog li vorrete sempre vedere, oppure lo abbiniamo allo schermo posteriore, quindi dopo un minuto si spegnerà. Quindi in base a quello che dovete fare potreste scegliere se abbinarlo allo schermo posteriore e risparmiare batteria o magari se tenerlo sempre attivo. La luminosità del display che è ottima e quindi può essere impostata anche a un valore più basso come magari l'80-85% per evitare di consumare troppa batteria. A mio avviso il 100% magari sotto al sole sicuramente fa comodo. La griglia invece è la classica
classica griglia che vediamo magari nelle fotocamere. Qui abbiamo questa griglia che ci serve per inquadrare meglio la nostra scena. Ovviamente non è obbligatoria, se siete abituati a utilizzarla la potete abilitare, se invece vi dà fastidio la potete disabilitare. Poi abbiamo lingua, quindi la lingua della GoPro, in questo caso sempre italiano. Date ora le possiamo modificare manualmente, ma comunque si sincronizzano con lo smartphone. Poi abbiamo la sezione delle mod, che intanto ci dice che possiamo nascondere anche l'icona della Max Lens Mod che vi avevo fatto vedere prima negli shortcut. Come vedete è scomparsa. Questo magari perché se non avete intenzione di acquistare la Max Lens Mod, allora è totalmente inutile avere quell'icona che magari potreste premere anche per sbaglio. E poi se avete installato la Media Mod avrete anche qui qualche altra impostazione. Poi abbiamo la sezione delle informazioni, quindi aggiornamenti GoPro, e ci dice ovviamente di andare sull'applicazione Quick. Info fotocamera, c'è il nome della fotocamera, il numero di serie e anche la versione del firmware installato. E poi nella sezione info batteria ci dice lo stato e se la batteria è compatibile. Poi abbiamo la sezione delle normative, che non credo che ci interessino, e poi abbiamo la sezione per formattare la GoPro. Possiamo infatti formattare semplicemente la scheda SD, possiamo ripristinare le preimpostazioni, quindi tutti i preset per quanto riguarda i video, possiamo impostare poi anche i suggerimenti alla fotocamera che ci vengono dati la prima volta che la utilizziamo, oppure possiamo ripristinare del tutto la GoPro, appunto ripristino impostazioni predefinite. Ma comunque anche su questo trovate un tutorial specifico e lo potete vedere qui sopra o comunque verrà linkato in descrizione. Bene o male abbiamo visto tutte le impostazioni del menu a tendina della Hero 11 Black, ma se ancora non l'avete configurata vi invito a dare un'occhiata a questo video. Mentre non appena sarà pronto qui comparirà il video dedicato alla schermata principale e alle modalità. E quindi ragazzi, per rimanere sempre aggiornati sul mondo GoPro non vi rimane che iscrivervi al canale, e se il video vi è piaciuto potreste anche lasciare un like.